Benvenuti a tutti, ripartiamo oggi con una puntata che riprende la serie che abbiamo inaugurato lo scorso anno, a dicembre, che abbiamo concluso prima degli auguri di fine anno e cogliamo l'occasione per rinnovarli ancora oggi e ripartiamo appunto prendendo spunto dall'ultima immagine che vi avevamo mostrato nel video dedicato al perché gli oggetti suonano come suonano e speriamo che abbiate fatto i compiti a casa e l'abbiate guardata bene perché oggi comincia il viaggio all'interno degli amplificatori integrati. Ce ne vuoi parlare, Enrico? Ok, innanzitutto anch'io rinnovo gli auguri. Per entrare nel merito, probabilmente qualcuno di voi avrà riconosciuto l'amplificatore oggetto di indagine. Faccio qui una premessa, ecco. Abbiamo scelto, ripeto, un amplificatore vintage ormai fuori produzione e di cui il marchio ormai non ha più una consistenza sul mercato perché abbiamo deciso di non parlare di prodotti commerciali attualmente sul mercato. Questo potrebbe diventare un limite, nel senso che sarebbe molto interessante magari fare delle analisi comparate tecniche, fare un prodotto e un altro e cercare di mettere in evidenza come si ripercuotono poi magari l'ascolto, le varie scelte tecniche. Ma purtroppo ho una netta sensazione che utilizzando una metodologia di questo genere si vada a sollevare un grande vespaio. Purtroppo in questo settore ci sono alcune dinamiche come da tifo calcistico. Ci sono alcune persone che amano visceralmente un marchio, altre che sono fans di un altro marchio, per cui qualunque cosa, anche con la migliore delle intenzioni, si possa dire o esplicitare su un marchio piuttosto che su un altro, si rischia di andare a sollevare un vespaio che alla fine copre qual era la reale intenzione. Ecco. Quindi ci limiteremo, almeno in queste puntate, a parlare, a prendere esempi di oggetti che siano in qualche modo neutri, che non possono in qualche modo andare a disturbare o urtare la suscettibilità delle varie persone. Ecco. Detto questo, ci sono alcune premesse da fare. Qualcuno dirà che è stanco di sentire delle premesse, ma purtroppo l'ambito nel quale andiamo a disquisire è un ambito molto vasto. Andando direttamente a analizzare alcuni aspetti tecnici si rischia di perdere di vista l'essenziale. Una delle premesse più importanti che mi sentirei di fare è nel percorso che ci porterà a essere un po' più consapevoli di perché gli apparecchi suonano come suonano, è importante avere l'idea della grandezza, dell'entità, della differenza che ci può essere fra le caratteristiche sonore di un oggetto piuttosto che l'altro. E qui faccio riferimento, ad esempio, a situazioni che capitano con una certa frequenza nella nostra sala d'ascolto. Persone magari che vengono a trovarci per approfondire, capire meglio quale può essere l'espressione sonora musicale di un prodotto norma e dopo aver fatto confronti magari con apparecchiature che si sono portate, tipicamente affermano che non avrebbero mai immaginato, supposto, che fra un'elettronica e l'altra ci potesse essere una differenza di tale entità. Perché uso la parola entità? Perché ho la sensazione netta, accumulata in questi anni, che gli audiofili, gli appassionati abbiano mentalmente l'idea che fra un amplificatore e un altro, per esempio, esistono delle differenze sonore, ma nella stragrande maggioranza dei casi mettono queste differenze sonore in un ambito di estetica sonora, ovvero l'ambito di qualità rimane essenzialmente lo stesso, ma uno magari può essere un po' più caldo, uno un po' più freddo e usano quella parola che non vorrei mai utilizzare, che è la timbrica, per cui uno c'è una timbrica di un certo genere, uno c'è la timbrica di un altro e mentalmente molti hanno la sensazione che si tratta semplicemente di andare a individuare un oggetto che abbia un'estetica sonora in linea con delle ipotesi di gusti personali. Dico ipotesi perché delle volte non sono neanche ben messi a fuoco quali sono i gusti personali. Quando poi le persone toccano con mano che le differenze che esistono possono essere anche non solo in senso orizzontale, quindi a livello di estetica, ma rimanendo in un ambito di qualità tutto sommato paragonabile. Quando toccano con mano che la differenza può essere in profondità, ovvero si può andare molto più in profondità relativamente alla qualità di riproduzione e all'aderenza del suono riprodotto
a un concetto di verità musicale presente nella registrazione, molto spesso osservo che questa è una sorpresa. Facendo un paragone automobilistico, è un po' come dire se l'idea mentale è che sì, ci possono essere differenze fra un'automobile e l'altra, ma alla fine stiamo parlando tutti di automobili dello stesso segmento. Se poi uno sale su una berlina di lusso, capisce che non è solo una differenza di percezione estetica, mi piace più questa, mi piace più l'altra, per le forme, per le finiture che può avere, ma entri in contatto con un concetto di qualità molto maggiore. Ecco, questo qui dobbiamo tenerlo presente quando parleremo delle differenze sonore che esistono fra un apparecchio e l'altro, perché alcuni meccanismi si ripercuotono esclusivamente o maggiormente sulla differenza di estetica sonora. Altri meccanismi si ripercuotono molto di più sulla qualità sonora, quindi quanto più in profondità la qualità riesce a emergere e a esprimersi. Un'altra cosa che ci terrei a ripetere è che il contenuto di queste puntate non vuole e non può essere un corso di progettazione di apparecchiature, anche perché per poter fare quello bisognerebbe rivolgersi a un pubblico che abbia acquisiti fondamentali relativamente all'elettronica, alle circuitazioni, alle componentistiche a stato solido piuttosto che a valvole, e soprattutto abbia in qualche modo fatto una serie di esperienze personali che possa averli portati a comprendere e a incamerare quali sono gli aspetti fondamentali che sottendono a questo mondo. La stragrande maggioranza delle persone che può seguire questo canale non ha mai fatto esperienze di questo genere, può aver intercettato delle varie opinioni, se ne è formata loro stessi qualche opinione, ma non potrebbero seguire un corso fatto per spiegare in profondità alcuni concetti. Ecco, ritengo importante anche puntualizzare alcuni aspetti che possiamo considerarli un po' degli assiomi di partenza. Il primo assioma di partenza è che tutto ciò che esiste all'interno di un'apparecchiatura ha inevitabilmente un'influenza all'ascolto. Può essere anche semplicemente alla costruzione meccanica, la qualità dei materiali che vengono utilizzati, anche semplicemente il pezzettino di filo che fa la connessione fra un punto e l'altro, la circuitazione, insomma, tutto quello che c'è all'interno di un'apparecchiatura, tutto ciò che la costituisce, ha inevitabilmente una ripercussione sul risultato finale. E questo deve essere tenuto ben presente, essenzialmente per due motivi. Primo, perché non possiamo trascurare nulla se vogliamo fare un'analisi approfondita o se vogliamo comprendere approfonditamente quali sono i meccanismi che intervengono. L'altro è quello di cercare di tenere la mente il più libera possibile. Infatti, molto spesso ci sono delle macro categorie che vengono privilegiate nell'analisi degli oggetti. Uno fra tutti, ad esempio, l'alimentazione. Sembra quasi il sogno proibito degli audiofili avere trasformatori toroidali le cui dimensioni si misurano in metri invece che in centimetri. Ecco, il solo fatto che un'apparecchiatura abbia un'alimentazione esterna, sovradimensionata, e in qualche modo polarizza la mente perché questa apparecchiatura si è percepita come avesse già un elemento competitivo di vantaggio. Vedremo nel corso che non è assolutamente detto che sia così. Ci sono alcune cose che dal punto di vista estetico possono sembrare molto importanti, molto grandi, che attirano subito l'attenzione della persona magari poco esperta, ma la mia esperienza personale è che all'atto pratico contano molto più i dettagli, cose che apparentemente potrebbero sembrare insignificanti o trascurabili o un complemento, in realtà molto spesso sono loro che determinano grandemente la direzione finale, e aspetti che sono invece molto più macroscopici, più manifesti, in ultima analisi non dico che non abbiano un'influenza, ma ce l'hanno magari ordini di grandezza inferiore rispetto agli altri. Il marketing e la pubblicità gioca molto su questi aspetti, nel cercare di isolare o identificare un aspetto peculiare che magari possa essere facilmente percepito e riconosciuto da parte dell'utente
e si porta questo aspetto a essere l'unico che in qualche modo abbia un'importanza e una rilevanza, per cui scatta come una sorta di identità e di assioma: questo oggetto deve essere buono perché ha questa caratteristica. Bisogna stare molto attenti a non cadere in questa, chiamiamola, in questa trappola mentale, ecco. Quindi cerchiamo di essere il più possibile sgombri da congetture, opinioni, suggestioni anche visive che possiamo. Ecco, a proposito di suggestioni visive, ci sono molti apparecchi che se uno li osserva all'interno e conosce un po' come sono le cose, vede che ci sono degli elementi estetici sapientemente utilizzati per creare una suggestione, una magia, quindi infondere nella persona che li guarda e li osserva una sensazione di grande qualità e di equazione. Deve suonare per forza bene. Ecco, non è detto che sia così. Ecco, un corollario, se vogliamo usare questo termine, che consegue dal fatto che tutto ha un'importanza e tutto ciò che all'interno di un'apparecchiatura ha un'influenza sul suono, è che tutti i vari stadi che ci sono in serie all'interno di un oggetto hanno inevitabilmente una ripercussione. Quindi, tornando a quanto detto un attimo fa, facciamo attenzione a non identificare un unico elemento di questa catena come se fosse quello che domina, e una volta che è a posto lui tutto il resto deve essere a posto di conseguenza. Ecco, prendiamo per esempio un lettore CD, meccanica di lettura, stadio di conversione, stadio di uscita e alimentazione. Ecco, ci potrebbe essere qualcuno che, vedendo un'alimentazione particolarmente sovradimensionata, già dice: questo apparecchio è fantasmagorico perché ha 5 trasformatori, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro, perché usa questo chip di conversione, ha già capito tutto di come funziona l'apparecchio. Oppure c'ha le uscite a valvole, ecco, allora se c'ha le uscite a valvole, no, il suono che esce da un'apparecchiatura è fortemente legato a tutto quello che c'è all'interno. Corollario 2, molto più importante del corollario 1, anzi potrei tentare di dire che possiamo considerarlo un assioma a parte. Per quello che è la mia esperienza, non è ipotizzabile in nessun modo poter correggere o eliminare dei difetti, delle distorsioni o qualcosa che in qualche modo ha contaminato il segnale musicale, introducendo in serie nel percorso del segnale un altro blocco che in qualche modo cerchi di eliminare quello che è stato fatto di negativo prima. Questo non è possibile. Una volta che il segnale musicale in qualche modo è stato deformato, contaminato, ha perso parte delle sue caratteristiche peculiari di bellezza, di raffinatezza, di aderenza alla verità musicale, quelle informazioni sono perse per sempre. Non è possibile immaginare, ripeto, che esista una soluzione che in qualche modo riesca a ripristinarle o addirittura a migliorare la situazione d'inizio. Questo può sembrare banale e scontato, ma se osserviamo bene gli atteggiamenti, i comportamenti e come vengono spesso articolate le catene d'ascolto, non è assolutamente così. C'è molto spesso questa idea di dire: ma c'ho un elemento che ha una timbrica un po' chiusa in alto, allora ci metto l'altro, che diventa tutta una sorta di compensazione o di ipotesi di compensazione, o un altro termine che viene utilizzato in modo assolutamente improprio: gli apparecchi lavorano in sinergia. Ecco, qualcuno mi deve spiegare cosa vuol dire che gli apparecchi lavorano in sinergia, perché io non ho ancora capito che cosa possa voler dire. Sicuramente non può voler dire che due apparecchi di una certa entità possono uno compensare il lavoro che non ha fatto l'altro. Userei un'altra espressione, ecco, che se vogliamo raggiungere una certa direzione sonora, tutti gli apparecchi devono andare nella stessa direzione sonora, quindi devono essere fra di loro coerenti. Ma è un concetto diverso dalla sinergia, perché la sinergia viene in questo caso utilizzata come se fosse una sorta di rimedio per poter compensare qualcos'altro. No, non funziona così. Allora, entrando nel merito finalmente di questo fantomatico amplificatore, io per le mie considerazioni mi userò delle immagini che ho stampato. Voi a monitor vedete via via apparire alcuni dettagli, alcune immagini.
Allora, innanzitutto ci sono alcune cose interessanti che si possono dedurre osservando un oggetto anche semplicemente dal suo esterno. In questo caso vediamo che l'amplificatore è dotato di controlli di tono, ha il bilanciamento, selettore con solo 3 ingressi e sulla destra abbiamo la selezione per 2 coppie di diffusori, un filtro passa alto, probabilmente per tagliare il subsonico del giradischi, funzioni tape e l'uscita per 2 cuffie. Ah, interessante anche il control contour. Cosa possiamo dedurre? Possiamo dedurre innanzitutto che si tratta di un amplificatore sicuramente vintage degli anni 70-80. All'epoca era pressoché d'obbligo che gli amplificatori avessero i controlli, ad esempio il controllo di tono, bilanciamento, tape. Il tape aveva una sua utilità perché il registratore era effettivamente utilizzato, così come i selettori speaker 1, speaker 2 su molti amplificatori erano presenti. In qualche modo questo ci dà una indicazione della provenienza dell'area. Poteva essere o un amplificatore giapponese o un amplificatore americano. Attualmente in un amplificatore integrato la presenza dei controlli di tono è peculiarità quasi esclusivamente dei prodotti di origine giapponese, i quali sono rimasti in qualche modo fedeli alla tradizione, dal mio punto di vista più che altro una tradizione estetica, nel senso che la percezione dell'estetica dominante sui prodotti, sui amplificatori integrati o preamplificatori che vengono dall'Oriente, dal Giappone particolarmente, offrono un pannello frontale molto denso di comandi e quindi in qualche modo questo diventa il loro aspetto di riconoscimento, di identità. Ma poniamoci seriamente questa domanda, per esempio. Il fatto di avere i controlli di tono è un vantaggio, è una cosa neutra o è uno svantaggio? Dal punto di vista funzionale direi che i controlli di tono oggi sono essenzialmente inutili. Personalmente non ho mai trovato in tanti anni di ascolto un'unica situazione dove avrei gradito la presenza di controlli di tono. Quando una catena d'ascolto è corretta, equilibrata, è in grado di trasmettere efficacemente ciò che è presente nella registrazione, la modalità di ascolto e di percezione della musica si sposta in una modalità che non è più quella di sentire se i bassi o gli alti sono a posto, ma si sposta nell'entrare in intimità e in contatto col messaggio musicale. Quindi alla fine sono praticamente inutili. Ma purtroppo non sono solo inutili. Tornando al corollario numero 1, il fatto di inserire all'interno di un'apparecchiatura i controlli di tono comporta una complicazione dell'apparecchiatura. Quindi se i controlli di tono vengono utilizzati, inevitabilmente il segnale audio deve transitare attraverso circuitazioni che effettuano questo controllo. Tipicamente, direi nel 99,9 periodico dei casi, queste circuitazioni sono realizzate attraverso l'uso di circuiti integrati, i quali sull'effetto finale d'ascolto sono decisamente penalizzanti. Allora uno potrebbe dire, però esiste il comando per bypassarli. Allora, perché devo mettere qualcosa che posso bypassare se alla fine è del tutto inutile, se non controproducente? Anche perché se andiamo a osservare nell'ambito pratico come sono realizzati alle volte i circuiti di bypass di queste componenti inutili o tendenzialmente inutili nel percorso del segnale, anche la loro presenza non è trasparente per quello che riguarda il comportamento del segnale sonoro. Quindi, se fosse un amplificatore moderno, verrebbe da chiedersi, hanno privilegiato una funzionalità o hanno privilegiato un rigore musicale? Punto di domanda. Anche il controllo di bilanciamento, al lato pratico, direi che se una persona sente la necessità di utilizzare il controllo di bilanciamento, vuol dire che c'è qualcosa di particolarmente significativo all'interno della sua catena d'ascolto. O il punto d'ascolto non è simmetrico rispetto ai diffusori, per cui senti molto di più un diffusore rispetto all'altro, ma in questo caso non possiamo parlare di riproduzione alta fedeltà, perché tutto ciò che riguarda le leggi della stereofonia, il punto d'ascolto, la ricostruzione prospettica, eccetera, se ne vanno a farsi benedire istantaneamente. Per cui sì, posso anche avere una parvenza di segnale
che è bilanciato fra sinistra e destra a livello di entità, ma sicuramente la percezione dell'orogramma 3D è irrimediabilmente compromessa, i tempi di arrivo sono totalmente diversi. Anche qui io personalmente non ho mai avvertito la necessità di poter fare o di dover fare un bilanciamento. Un altro caso potrebbe essere, questo capita abbastanza spesso, un diffusore messo vicino a una parete e l'altro diffusore invece che lavora in aria libera. Diffusore vicino alla parete nella frequenza bassa e medio-bassa ha un carico acustico diverso e quindi inevitabilmente suonerà più forte. Ma non posso pensare di bilanciare la situazione semplicemente utilizzando il comando balance. Innanzitutto il comando balance mi interviene in tutta la gamma e non solo nella gamma del basso e del medio-basso. E poi comunque un ulteriore elemento introdotto. Un'altra cosa interessante è la modalità di selezione delle due coppie di diffusori. È uno dei misteri che in tanti anni io non sono mai riuscito a risolvere o a darmi una spiegazione. Ecco, nel senso che non ho mai visto un solo audiofilo avere due coppie di diffusori collegate alle due uscite. Il perché alcuni costruttori si ostinino, e direi con impegno degno di miglior causa, a dotare, complicare anche a livello di costi di realizzazione l'amplificatore per avere due coppie di diffusori mi rimane un mistero, ecco. Ma anche in questo caso ho molto ben presente quanto una soluzione apparentemente, tra virgolette, inutile. Uno potrebbe dire, beh, esiste questo comando, ma è sufficiente che non lo uso, lascio collegato il diffusore numero 1 piuttosto che il diffusore numero 2, cosa mi interessa se c'è questa possibilità? Invece dovrebbe interessare. Perché per poter commutare due coppie di diffusori devo avere dei selettori che devono gestire delle correnti molto alte. Se immaginiamo ad esempio i cavi di interconnessione esterna fra l'amplificatore e i diffusori, molto spesso sono assimilabili a dei tubi del gas, tanto sono grandi come sezioni, eccetera. Ma alla fine devono convergere su degli elementi elettromeccanici con delle superfici di contatto molto piccole che in qualche modo vanno a compromettere il segnale quando il segnale a alta potenza transita attraverso questi elementi elettromeccanici. Quindi perché metterceli se non sono strettamente indispensabili? A tal proposito, vidi qualche anno fa, analizzando un prodotto, direi un brand anche molto famoso e molto apprezzato, una soluzione tecnica a tal riguardo che mi ha lasciato, non saprei se la parola più corretta sia perplesso o inorridito o la somma di tutti e due. Per bypassare il discorso della connessione elettromeccanica per commutare due coppie di diffusore, cosa si sono inventati? Si sono inventati di utilizzare delle sorte di relè a stato solido, ovvero il segnale entra in una giunzione che è assimilabile a due MOSFET messi in antiparallelo. Quando il gate viene pilotato in un certo modo fra l'ingresso e l'uscita, come se si formasse un cortocircuito con una resistenza molto bassa, e il segnale esce e arriva a un diffusore A. Pilotano l'altro gate dell'altro interruttore a stato solido e attivano l'altro coppia di diffusori. Se ci limitiamo esclusivamente alle misure, andiamo a misurare la resistenza di conduzione di questi interruttori a stato solido, vediamo che è pressoché nulla, stiamo parlando di alcune milliohm, quindi assimilabili se non addirittura migliori alcuni contatti elettromeccanici. Ma come avremo modo di approfondire più avanti, quando il segnale transita attraverso una giunzione a stato solido, il segnale che esce da questa giunzione non è identico al segnale che è entrato in questa giunzione. Infatti, mosso dalla curiosità di capire quanto poteva essere l'influenza di questo aggeggio che dal punto di vista tecnico era anche interessante come approccio, e ho provato a collegare il diffusore prima del selettore e dopo del selettore per vedere quale ripercussione sonora avesse avuto questa cosa qui. Vi assicuro che l'inserimento di questo elemento non era assolutamente neutro. Se il proprietario di quell'amplificatore avesse immaginato come il suo amplificatore poteva suonare senza quell'oggetto, probabilmente avrebbe fatto come me o avrebbe chiamato un tecnico per farselo modificare.
nota a margine, cosa se ne può ricavare dall'analisi di un piccolo episodio come questo? Alle volte mi viene da chiedermi, scusatemi in qualche modo la franchezza, ma i progettisti o i tecnici che sviluppano certe apparecchiature, cosa hanno nella testa e o nelle orecchie? Quali sono i loro riferimenti? Dove vogliono arrivare? È impossibile che non si rendano conto delle influenze che possono avere certe soluzioni tecniche. Un punto di domanda al quale in questo momento non mi sento di dare una risposta, o almeno una risposta politicamente corretta. Ecco, su questo amplificatore oggetto di indagine troviamo un pulsante al contour, che è un controllo molto interessante. Purtroppo negli anni in qualche modo è stato abbandonato e forse l'unico che avrebbe una ragione di esistere. Ecco. A cosa serve questo controllo? In questo caso ha una posizione fissa, quindi possiamo solo inserirlo o disinserirlo. Ma non è escluso però che lavori insieme al potenziometro di volume. Comunque, in sintesi, serve a variare la risposta in frequenza dell'amplificatore a seconda della posizione della manopola di volume. Questo per cercare di compensare la variazione di sensibilità alle frequenze basse e alte dell'orecchio umano al variare dell'intensità sonora. È esperienza di tutti che quando si ascolta in sottofondo di notte o a volumi moderati, la prima sensazione che si ha è che i bassi in qualche modo spariscono e anche la gamma alta si attenua. Il controllo di Ludness aveva appunto questo scopo, quello di alzare nella parte bassa e nella parte alta, man mano che si abbassava il volume, si alzavano queste due estremità. Fra l'altro era anche realizzato a livello circuitale in un modo abbastanza semplice, per cui non sarebbe neanche così impossibile implementarlo senza andare a contaminare più di tanto il segnale musicale. E potrebbe essere quasi una risposta alla mancanza del controllo di tono. Ecco, quindi magari uno ascolta di notte, automaticamente gli tira su un po' la parte bassa e la parte alta e ti dà una percezione di un suono più completo. Diciamo, in sintesi si potrebbe quasi tentare di fare un elogio della semplicità, nel senso che un amplificatore integrato che abbia sul suo pannello frontale meno controlli possibili, in qualche modo potrebbe meglio predisporre per pensare, supporre che abbiano fatto una scelta più indirizzata a preservare il segnale musicale. Ecco. Infatti possiamo anche osservare come salendo di prezzo, salendo di categoria di prodotti, i prodotti diventano sempre più essenziali, magari con delle estetiche molto raffinate o particolarmente originali, ma i comandi presenti si riducono sempre di più fino al minimo, fino a conservare solo la essenza. Costituiscono un po' un'eccezione a questo alcuni marchi americani, soprattutto giapponesi, che anche nei modelli di vertice rimangono ancorati alla filosofia e all'impostazione dei modelli più semplici, quindi anche su prodotti estremamente costosi possiamo trovare una grande quantità di comandi presenti. Sempre rimanendo all'esterno dell'apparecchio, possiamo anche qui dedurre alcune cose, ad esempio prendendo in mano l'apparecchio, osservandolo in tutte le angolazioni, magari battiamo sull'apparecchio e sentiamo se suona risonante, se suona sordo, ci facciamo in qualche modo un'idea della sua qualità costruttiva dal punto di vista meccanico. Ecco, possiamo fare quasi una discriminante e dividere l'apparecchiatura in due categorie. Apparecchiature che utilizzano per il telaio del materiale ferroso e costrutture che utilizzano esclusivamente materiale non magnetico. La diatriba è abbastanza antica se il materiale ferroso, essendo ferromagnetico, possa costituire una penalizzazione per quello che riguarda l'ascolto piuttosto che essere trascurabile, e se invece dall'altro posto il fatto di avere una costruzione interamente in alluminio, quindi non magnetica, possa costituire un vantaggio. Possiamo osservare che le apparecchiature tendenzialmente di alta qualità cercano di evitare l'uso di materiale ferroso. Il materiale ferroso è spesso relegato alle apparecchiature più semplici, anche perché si possono utilizzare spessori di lamiera più bassi, si possono ottenere delle forme
delle pieghe con degli stampi dove ci consente di fare una produzione su grandi numeri a costi tutto sommato contenuti. Quindi in qualche modo l'utilizzo di due materiali determina un po' una sorta di categoria di appartenenza. Prima accennavo che viene spontaneo prendendo un'apparecchiatura con le nocche delle dita sentire come suona o come risuona. Anche questo può essere un aspetto importante, perché la costruzione meccanica e l'attitudine di un oggetto a risuonare inevitabilmente si ripercuote sul risultato finale. E quindi qui ci sono come due filosofie. C'è chi bellamente non si preoccupa di questa cosa, quindi fa l'apparecchio il più ridotto possibile a quello che gli serve giusto perché stia insieme, lo prendiamo in mano, lo percutiamo e la sensazione non è molto rassicurante. Oppure dall'altra parte ci sono costruttori che oltre a utilizzare lamiere magari più di alto spessore, internamente sono imbottiti di materiale sforzante, per cui quando andiamo a fare la classica analisi sentiamo che il suono è molto smorzato. Allora, qualcuno potrebbe essere portato a pensare che all'atto pratico questa sia una caratteristica che soddisfa più la percezione dell'apparecchio, quindi in qualche modo che ci dia una gratificazione di possedere un oggetto costruito in un modo piuttosto che nell'altro, ma che si ripercuoti meno o non del tutto sull'ascolto. Citerei un piccolo aneddoto che mi è capitato qualche anno fa. Il nostro distributore tedesco ci aveva ordinato un amplificatore stereofonico. Glielo mandiamo, dopo qualche settimana che gli è arrivato mi chiama e mi chiede cosa avessimo fatto sull'apparecchio, perché l'apparecchio che aveva appena ricevuto rispetto all'apparecchio apparentemente identico che aveva lì nel suo laboratorio, nella sua sala d'ascolto, suonava diversamente. La mia prima risposta è stata che in natura non esistono due foglie identiche. Se andiamo a analizzare bene non ci sarà nessuna pianta, nessun albero che riesce a fare due foglie identiche, per cui costruire due amplificatori identici è assolutamente impossibile. Questo qui è dovuto alle tolleranze dei componenti, alle caratteristiche fisiche dei semiconduttori, eccetera. Quindi se in media, buttandoli un numero, può valere 80, possiamo accettare o ritenere plausibile che si possa oscillare da un 78 a un 82, quindi non saranno mai assolutamente identici. Questa è stata la prima risposta che mi è venuta da dirgli. E devo dire anche l'unica, perché non avevamo cambiato nulla all'interno del processo produttivo. E quindi è rimasta una questione così in sospeso. Dopo qualche giorno mi chiama e mi dice: Enrico, sai che ho capito che cosa è successo? Io ero curioso che ci mettesse al corrente di questa cosa qui. Fa: cosa utilizzate per chiudere gli apparecchi? Io ho detto: guarda, vedi, utilizziamo delle viti Torx che stringiamo con degli avvitatori elettrici. Mi fa: gli avvitatori elettrici hanno delle frizioni. Ho detto: sì, hanno delle frizioni e li mettiamo sempre sulla frizione numero 1, che è quella più delicata. Mi dice: ecco, è successo proprio questo, probabilmente voi avete fatto qualcos'altro in laboratorio, avete cambiato la frizione e il coperchio dell'apparecchio è stato chiuso serrando le viti molto di più rispetto all'altro apparecchio. Io sul momento sono rimasto un po' col punto di domanda grosso come una casa in testa, perché non sapevo se fosse un visionario, però appena finita la telefonata, ho detto: venite qui un attimo, proviamo a fare una prova d'ascolto tutti insieme, e in effetti far stringere le viti di un apparecchio in un certo modo piuttosto che nell'altro, la ripercussione all'ascolto è avvertibile. Non si può dire che cambi la sostanza delle cose, ma è avvertibile. Quindi se uno conosce il suono di un'apparecchiatura e ha un orecchio attento, non trovo strano che possa riconoscere che c'è un cambiamento. Questo per dire quanto un aspetto di questo genere alla fine possa essere influente. Quindi anche analizzare la costruzione meccanica dall'esterno di un'apparecchiatura ci può dare delle indicazioni molto interessanti. Noto a margine, e rimanendo sempre nell'ambito della percezione esterna di un apparecchio, prima mi sono dimenticato di considerare un aspetto, ecco, ovvero guardando un apparecchio dal suo esterno, come abbiamo detto prima, possiamo in qualche modo capirne anche la provenienza temporale, quindi in che epoca appartiene, e anche
da che area geografica viene questo. E queste due caratteristiche in qualche modo si ripercuotono anche sulla direzione sonora che può avere un apparecchio, nel senso che a seconda dell'area geografica, Stati Uniti piuttosto che Giappone, piuttosto che Nord Europa, Francia, Italia o altri paesi che hanno una tradizione, in qualche modo esiste oggettivamente una sorta di minimo comune denominatore che identifica il suono proveniente da queste aree geografiche. È anche giusto che sia così, nel senso che la cultura musicale che c'è in America non è sicuramente quella che c'è in Giappone, non è sicuramente quella che c'è in Nord Europa, almeno questo era vero qualche decennio fa. Adesso c'è una tendenza a uniformare, direi purtroppo un po' queste culture musicali, ma a parte la cultura musicale è proprio anche un oggetto, la espressione della cultura, della sensibilità del posto, quindi non dobbiamo assolutamente meravigliarci di questo, ecco. Così come a seconda del periodo temporale, un amplificatore degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000 o contemporaneo, in qualche modo segue una sorta di estetica sonora dominante. Vuoi perché magari negli anni 70-80 alcune soluzioni tecniche non era ancora possibile implementarle per mancanza di componenti o di cultura tecnica per poter fare alcune cose. Quindi nel corso del tempo c'è stato un cambiamento relativamente a quello che è un po' l'impostazione sonora dell'apparecchiatura. Quindi anche sotto questo aspetto un'analisi esterna ci può essere di aiuto. Ok, quindi abbiamo analizzato l'apparecchio frontalmente, l'abbiamo percorso con le nostre nocche per cercare di capire di che pasta è fatto, se ci gratifica o meno, se abbiamo preso una scatola di scarpe invece dell'amplificatore. È venuto il momento di guardare l'apparecchio dietro. Direi che oggi come oggi, nel 99,9% dei casi, le connessioni sono relativamente all'ambito posteriore, sono tutte poste sul pannello posteriore. C'è stato, a dire il vero, nel corso del tempo qualche costruttore che si è cimentato nel mettere le connessioni magari sotto gli apparecchi o nelle posizioni meno probabili, però oggi come oggi è tutto relegato al pannello posteriore. Guardando le connessioni, anche lì possiamo intuire qualcosa dell'apparecchio. Innanzitutto è significativo capire che tipi di connessioni usa. Si usano le connessioni RCA, XLR, su alcuni costruttori troviamo ancora le connessioni DIN. E se abbiamo le connessioni RCA e XLR, a seconda del numero delle connessioni XLR, possiamo farci un'idea se l'apparecchio è stato concepito per essere un apparecchio definito come bilanciato oppure è un apparecchio sbilanciato con l'aggiunta di connessioni XLR. Ecco, è importante anche o significativo vedere la qualità delle connessioni. Ad esempio le connessioni RCA su molte apparecchiature sono costituite da degli elementi in plastica stampati con una lamiera economica che fa la massa del connettore RCA e purtroppo non è infrequente trovare connessioni di questo genere anche su apparecchiature non propriamente economiche. Hanno il grande vantaggio di essere semplici dal punto di vista del layout e dell'implementazione costruttiva, ma a livello di solidità e di qualità di connessione in qualche modo possono prestare il fianco. Quindi se troviamo delle connessioni così economiche su un apparecchio costoso, in qualche modo direi che deve scattare una sorta di campanello d'allarme, perché è difficile che se dietro c'è un pensiero organico chi ha concepito l'apparecchio non abbia prestato attenzione alla qualità di connessione. Se ci rifilano delle connessioni, scusate il termine, scadenti su un apparecchio apparentemente di alto livello, chiediamoci, ma gli interessava veramente che l'apparecchio fosse dal punto di vista sonoro di alto livello? Relativamente alle connessioni, per esperienza personale, ma penso che molti avranno fatto questa esperienza, non si tratta semplicemente di una robustezza o di una comodità di utilizzo. Il materiale e la forma con cui sono fatti i contatti hanno un'influenza non trascurabile sul risultato sonoro. Quindi a pari cavo di connessione e a pari
circuitazione all'interno, il fatto di utilizzare un connettore piuttosto che un altro, con una finitura superficiale piuttosto che con un altro, un connettore magari in rame o in ottone, la differenza in certi casi è abbastanza significativa. Visto che abbiamo accennato alle connessioni posteriori XLR piuttosto che RCA, prendo l'occasione per toccare di striscio un argomento. La differenza fondamentale che esiste fra una connessione XLR bilanciata e una connessione RCA sbilanciata. Può sembrare un argomento, fra virgolette, semplice, ma in realtà dietro questo argomento ci sono delle implicazioni pratiche, circuitali, implementative di risultato finale di ascolto assolutamente non trascurabili. Per certi versi è ancora un argomento di moda, ma meno rispetto a anni fa. Rispetto a qualche anno fa, quando era praticamente imperativo che le apparecchiature avessero tutte le connessioni bilanciate, il bilanciato era diventato per il mercato audio un must, quasi un sinonimo di qualità migliore rispetto a un apparecchio che utilizzava solo l'RCA. La situazione è molto articolata e non è assolutamente possibile dire che chi utilizza solo l'RCA è un apparecchio scadente e solo il fatto di essere bilanciato pone l'apparecchio nella categoria dei prodotti di alta qualità. Su questo tema abbiamo già in animo da diverso tempo di dedicare una puntata che entri nel merito soprattutto dei fenomeni fisici che interessano le circuitazioni che devono implementare la connessione bilanciata piuttosto che sbilanciata. Ma ritengo che sia più opportuno parlare di questo una volta che abbiamo finito di parlare degli meccanismi che fanno sì che un oggetto suoni come suoni. Quindi quando avremo un'idea più chiara di quali sono questi meccanismi, sarà molto anche più facile capire perché un'apparecchiatura con connessioni XLR piuttosto che RCA ha certe caratteristiche sonore. Ok, insomma, finita questa prima analisi esterna, è giunto il momento di mettere mano a quel set di bellissimi cacciaviti, Torx, croce e nella croce il Philips piuttosto che il Pozzi Drive, a lama, eccetera, che ci serviranno per aprire l'apparecchio. Una volta tolto il coperchio dell'apparecchio, cosa ci si svela davanti ai nostri occhi? Nel momento magico in cui togliamo il coperchio e si svela l'interno dell'apparecchio, ecco, in quel momento lì è come se entriamo effettivamente in intimità dell'oggetto che abbiamo davanti o che abbiamo comprato, che è nostro, insomma, la nostra percezione in qualche modo cambia. Siamo finalmente a contatto con ciò che costituisce l'oggetto. In questo ambito è come se ci fossero due opposti, due percezioni estetiche che si collocano all'estremità. Da una parte abbiamo degli apparecchi estremamente puliti, dove notiamo l'assenza di qualunque cablaggio, un lavoro di ingegnerizzazione quasi commovente, dove uno si chiede come ha fatto il progettista a riuscire a fare tutto questo senza che si noti la presenza di un filo, il segnale entra, viene elaborato, esce, eccetera. E alcune volte personalmente rimango affascinato da un approccio di questo genere. Dall'altra parte invece abbiamo un approccio dove all'interno troviamo dei blocchi singoli dove se non ci fosse tutto il cablaggio che li collega capiamo che non potrebbe funzionare niente. Personalmente ho sempre ritenuto il secondo approccio un po', mi si perdoni il termine, approssimativo. Ma interessante è stato uno scambio di opinione che ho avuto qualche giorno fa con un conoscente. Parlando appunto di queste cose, gli ho fatto vedere a monitor la foto dell'interno di due apparecchi. Uno assolutamente privo di cablaggio, molto pulito, e un altro che non so quanti chilometri di cavo abbiano utilizzato per assemblare l'apparecchio. E per me era scontato che anche lui avesse preferito il primo. In realtà mi ha detto, no, ma mi piace di più il secondo. Allora gli ho chiesto di spiegarmi meglio che cosa si intendeva con questo. In qualche modo mi ha dato una risposta che mi ha sorpreso, ma che può avere un elemento cioè, che almeno dal punto di vista soggettivo, comprensibile. Mi dice, se io vedo che c'è il cablaggio, vuol dire che è come se fosse dentro
scusate il termine, più tanta roba. Se invece non vedo Cablasio è come se ci fosse dentro poco, quindi personalmente quasi mi affascinano di più, mi appagano di più prodotti dove magari c'è del disordine, c'è del caos, però sembra che ci sia dentro tanto. Non saprei cosa dire a riguardo, ecco, è sicuramente un approccio soggettivo, assolutamente legittimo, per cui è comprensibile che sia così, ecco. Personalmente mi chiedo, quando osservo certe apparecchiature, quantomeno un po' caotiche all'interno, mi chiedo che tipo di approccio mentale, di razionalità, di filosofia di rapporto con il mondo, con la materia, con ciò che si fa, con l'eleganza di ciò che si fa, possa avere chi ha concepito l'apparecchio. E per certi versi mi chiedo, ma poi che tipo di sensibilità musicale, artistica, che tipo di gusto e di raffinatezza può avere una persona, un tecnico, che alla fine costruisce e realizza prodotti caratterizzati da una sorta di disordine e di caos interno? Lascio questa domanda sospesa. Prima di chiudere vi ricordo che il 25 e 26 saremo presenti a Lido di Camaiore alla fiera degustazioni musicali. Come vi abbiamo già accennato nelle puntate precedenti, sul nostro sito potete trovare il form per prenotare gli ascolti. Quindi fatelo e ci vedremo in quell'occasione. Insomma, questo bivio che ci siamo lasciati davanti sarà l'oggetto della prossima puntata e quindi queste due categorie di pensiero che abbiamo messo a confronto adesso verranno poi esaminate con precisione. E intanto vi ringraziamo tantissimo per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti e grazie mille.